Il 24 luglio del 2025 Andrea Pirlo torna ad allenare, facendolo negli Emirati Arabi, nello United FC, conosciuto anche come Dubai United, club che milita in seconda divisione e gli affida un contratto biennale. Questo è un primo passaggio fondamentale per capire come Pirlo sosterrà successivamente la collaborazione con il sito di scommesse russo Fonbet, che farà scatenare il caos circa un anno dopo e incrocia almeno 4 storie. La ricostruzione della nazionale dopo un fallimento sportivo, il rapporto commerciale di Pirlo con una società russa, la guerra in Ucraina e l'uso dello sport come strumento di immagine e la gestione confusa della candidatura da parte della FIGC. Prima di proseguire, se vi piacciono video come questi, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così mi aiutate nel mio lavoro qui sui social a portare contenuti. Pirlo non riparte da Torino, Milano o Londra, riparte dagli Emirati Arabi in una società fondata soltanto nel 2019 che nel 2022 ha cambiato già la proprietà, lo United FC, lontano dai riflettori principali del calcio europeo. Il suo percorso da allenatore sembra essersi spostato ai margini del grande calcio, proprio mentre il suo nome resta universalmente riconoscibile. Ed è proprio durante questa esperienza che nasce la collaborazione destinata a diventare il problema più grave della sua candidatura alla nazionale un anno dopo. Il 9 ottobre 2025, meno di 3 mesi dopo il suo approdo negli Emirati, Fonbet annuncia ufficialmente Andrea Pirlo come nuovo Global Ambassador. Fonbet è una delle più grandi società di scommesse sportive della Russia, fondata nel 1994, opera principalmente nel mercato russo e in altri paesi dell'area ex sovietica, offrendo scommesse sportive, giochi online e altri servizi legati al gambling. Uno dei principali azionisti del bookmaker sarebbe Sergei Lomakin, imprenditore russo indicato anche come presidente e proprietario dello United FC, che aveva affidato la panchina a Pirlo nell'estate del 2025. Questa ricostruzione offre una possibile spiegazione del perché la collaborazione tra Pirlo e Fonbet sia nata proprio pochi mesi dopo il suo arrivo negli Emirati. Il rapporto professionale instaurato con l'United FC avrebbe favorito il contratto con il sito russo. Pirlo avrebbe dovuto rappresentare il marchio in Russia sui mercati internazionali, contribuire alla promozione e alla popolarizzazione dello sport in Russia, partecipare a progetti benefici ed essere uno degli ambasciatori del brand durante il Mondiale 2026. In Italia la collaborazione passa quasi inosservata, noi non avevamo mai saputo niente. Nell'Europa orientale invece assume un significato immediatamente molto più pesante. La testata ucraina Telegraph presenta Pirlo come leggendario ex compagno di Andriy Shevchenko che si sarebbe venduto alla Russia. L'espressione è volutamente accusatoria e non costituisce una descrizione neutrale dei fatti, ma dimostra che già nell'ottobre 2025 l'accordo viene letto in Ucraina non come una normale sponsorizzazione sportiva, bensì come una scelta moralmente e politicamente compromettente. Il riferimento a Shevchenko rende la vicenda ancora più simbolica. I due hanno condiviso per anni lo spogliatoio del Milan, vincendo insieme 2 Champions League e uno scudetto, oltre agli altri trofei, e costruendo una delle squadre più forti del calcio mondiale. Molti anni dopo Shevchenko è diventato uno dei volti internazionali dell'Ucraina, invasa dalla Russia di Putin a partire dal febbraio 2022. E si vocifera che il rapporto fra i due ex compagni di squadra, a causa di questa collaborazione di Andrea Pirlo con Fonbet, si sia abbastanza incrinato e che Shevchenko non l'abbia presa bene. Ma comunque, per oltre 7 mesi la collaborazione tra Andrea Pirlo e Fonbet rimane sostanzialmente lontana dai dibattiti e fascina solo in Ucraina. Il 24 maggio 2026 nello stadio Luzhniki di Mosca, lo stesso impianto che nel 2018 aveva ospitato la finale del mondiale fra Francia e Croazia, Fonbet organizza il Football Day, una giornata dedicata al calcio e all'intrattenimento. L'evento è pensato come una grande festa dello sport. Sul programma ci sono partite esibizione, incontri con giovani calciatori, sessioni di autografi, fotografie con i tifosi, momenti di intrattenimento e spettacoli musicali. Per dare prestigio all'iniziativa vengono invitati 2 campioni del mondo italiani, Andrea Pirlo e Marco Materazzi. Tra le fotografie più condivise c'è quella che ritrae Pirlo accanto ad Artem Dzyuba, storico attaccante ed ex capitano della nazionale russa, una figura molto popolare nel paese e che dopo l'invasione dell'Ucraina aveva dichiarato pubblicamente di essere orgoglioso di essere russo. Sul palco salgono anche diversi artisti russi, tra loro c'è Shaman, cantante diventato negli ultimi anni uno dei volti simbolo del patriottismo russo e spesso associato dalla stampa occidentale alla narrativa promossa dal Cremlino. Se ci si fermasse a osservare soltanto queste info, sembrerebbe una normale manifestazione sportiva, ma nei giorni successivi arrivano le prime reazioni, ed è qui
che una normale sponsorizzazione si trasformi improvvisamente in un caso internazionale. Quello che emerge è questo aspetto. Nel pieno della guerra, la presenza di 2 campioni del mondo italiani a un evento promozionale organizzato da uno dei principali bookmaker russi viene percepita da molti osservatori come profondamente inopportuna. L'atleta olimpico ucraino Vladislav Eraskevich critica pubblicamente la partecipazione di Pirlo e Materazzi, accusando le 2 ex stelle del calcio italiano di contribuire a normalizzare l'immagine della Russia mentre il conflitto è ancora in corso. È triste vedere le leggende dell'infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. Vergogna. Anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, interviene duramente, definendo inaccettabile la presenza dei 2 ex calciatori a una manifestazione russa promossa durante la guerra. Pirlo e Materazzi respingono le accuse, entrambi ribadiscono che la loro presenza aveva esclusivamente finalità sportive e commerciali, legate all'incontro con tifosi e agli impegni previsti dalla collaborazione con Fonbet, senza alcuna intenzione di esprimere posizioni politiche. Da una parte c'è la posizione del professionista che distingue nettamente il proprio lavoro da qualsiasi messaggio politico. Dall'altra c'è la lettura dei suoi critici, secondo cui in una Russia impegnata in una guerra e sempre più isolata sul piano internazionale, partecipare a un evento organizzato da uno dei principali bookmaker del paese non può essere considerato un gesto neutrale. Questa contrapposizione rimane sullo sfondo per circa 2 mesi. In Italia la vicenda viene discussa solo marginalmente e sembra destinata a esaurirsi. Nessuno immagina che quelle fotografie scattate a Luzhniki insieme a quel contratto firmato nell'ottobre precedente torneranno improvvisamente al centro del dibattito e finiranno per influenzare la corsa alla panchina più importante del calcio italiano. L'estate del 2026 rappresenta uno dei momenti più difficili della storia recente del calcio italiano. Per la 3ª volta consecutiva l'Italia manca la qualificazione ai mondiali ed è un fallimento senza precedenti per una nazionale 4 volte campione del mondo. L'intero sistema viene messo sotto accusa per l'ennesima volta. Non si parla soltanto dei risultati della nazionale maggiore, vengono contestati il modello federale, la programmazione tecnica, lo sviluppo dei giovani, la gestione dei vivai e più in generale le capacità della FIGC di progettare il futuro. Serve una rivoluzione. Per questo motivo, l'11 luglio 2026, il nuovo presidente federale Giovanni Malagò decide di affidare la ricostruzione dell'area tecnica a uno degli uomini più autorevoli della storia del calcio italiano, Paolo Maldini. L'ex capitano del Milan viene nominato direttore tecnico della FIGC, con Leonardo nel ruolo di advisor, e il loro compito è chiaro fin dal primo giorno. Non devono semplicemente scegliere il prossimo commissario tecnico, devono costruire un nuovo progetto destinato ad accompagnare la nazionale fino al mondiale del 2030, una scelta che avrebbe definito il volto del calcio italiano per i 4 anni successivi. I giornalisti raccontano di un casting che coinvolge diversi profili di livello internazionale per il ruolo di CT. C'è il sogno di Guardiola sempre in un angolo e nomi più realistici come Antonio Conte, Roberto Mancini, Andrea Pirlo e Silvio Baldini per la maggiore. Viene resa pubblica dagli stessi nuovi dirigenti la trattativa per il sogno Pep Guardiola, che però declina la proposta, non se la sente, scelta familiare da come viene raccontata. Anche Carlo Ancelotti viene accostato alla panchina azzurra, lo rivelano sempre i dirigenti, ma resta legato al progetto della nazionale brasiliana. È a questo punto che prende forza una candidatura destinata a sorprendere, nonostante le indiscrezioni che fossero uscite, quella di Andrea Pirlo. È proprio Pirlo il nome scelto da Paolo Maldini e Leonardo per guidare la rinascita della nazionale. Tra il 23 e il 24 luglio 2026 la trattativa è ormai arrivata alle battute finali, mancano solo gli ultimi passaggi formali prima dell'annuncio. Le indiscrezioni parlano di un contratto quadriennale con un progetto tecnico fino al mondiale del 2030 e uno stipendio che alcune fonti stimano intorno a 1,5 milioni di euro a stagione. Insorgono tutte le critiche possibili riguardanti la scelta tecnica, fatte pure dal sottoscritto, perché nessuno considerava Pirlo l'allenatore giusto e adeguato per la nazionale, ma gode di una grande stima e fiducia di Paolo Maldini, dato che sembrava che lo volesse pure al Milan per il post Pioli. Andrea Pirlo era ormai considerato il futuro commissario tecnico dell'Italia. Dopo mesi trascorsi lontano dai riflettori del calcio italiano e anche europeo, il suo ritorno sembrava ormai una questione di tempo. Ma nessuno poteva immaginare che, proprio mentre la firma sembrava un passo, sarebbe riemerso un contratto sottoscritto 9 mesi prima. Un contratto che la FIGC, fino a quel momento, non aveva mai considerato un ostacolo. Tra il 24 e il 25 luglio 2026, il passato torna improvvisamente a bussare alla porta. La stampa italiana riprende il caso Fonbet. Questa volta il problema non è soltanto la sponsorizzazione con una società di scommesse, il nodo è molto più complesso. Fonbet è uno dei principali bookmaker russi.
Le reazioni arrivano immediatamente, diversi esponenti politici intervengono pubblicamente, tra loro nuovamente la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, il leader di Azione Carlo Calenda e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Si alza un polverone incredibile, il Codacons annuncia l'intenzione di presentare un esposto alle autorità competenti sulla sponsorizzazione di Pirlo e sulla sua possibile nomina a CT. Un esposto non rappresenta una condanna, non dimostra che Pirlo abbia commesso un illecito, significa semplicemente chiedere alle autorità competenti di verificare una determinata situazione. Ma dal punto di vista mediatico la pressione aumenta ulteriormente ed è a questo punto che la vicenda prende la piega più sorprendente. Il presidente federale Giovanni Malagò decide di sospendere la procedura di nomina, dichiara di non sapere che Pirlo avesse una collaborazione con Fonbet. Prima di dare il via libera definitivo vuole analizzare nel dettaglio il contratto che lega Pirlo a Fonbet. Le domande sono numerose, l'accordo è personale oppure è collegato allo United FC? Può essere risolto? Esistono clausole incompatibili con il ruolo di commissario tecnico? Quali obblighi pubblicitari sono ancora in vigore? Ma il dato più sorprendente è un altro. Nel giro di poche ore si passa dalla preparazione del contratto con la nazionale alla richiesta di analizzare un accordo commerciale firmato 9 mesi prima. Ed è qui che nasce probabilmente la domanda più importante dell'intera vicenda, la prima di tante contraddizioni che vediamo tra poco. Com'è possibile che la federazione sia arrivata a un passo dalla nomina senza aver già verificato tutti gli accordi commerciali del candidato? La mattina del 27 luglio arriva la risposta definitiva. Dopo aver esaminato la documentazione disponibile, Giovanni Malagò decide che Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. È stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25 e questo anche sicuramente ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione. È fondamentale precisare un punto: non emerge alcun procedimento disciplinare nei confronti di Pirlo, non risulta che la candidatura venga bocciata perché abbia commesso un illecito sportivo accertato. Le ricostruzioni giornalistiche indicano piuttosto una valutazione complessiva di opportunità e dopo approfondiamo. Poche ore dopo arriva anche la risposta di Pirlo, non sceglie una conferenza stampa, non rilascia un'intervista, affida tutto a un lungo messaggio pubblicato sui propri profili social, parla di grande amarezza, respinge l'idea che le proprie attività abbiano una rilevanza politica, sostiene di aver sempre rispettato leggi e contratti e conferma di non essere più tra i candidati alla panchina della nazionale. Concludendo, ricordando che il proprio amore per l'Italia non dipende da un incarico, ringraziando Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia dimostrata. La vicenda però non finisce con il no a Pirlo, produce un effetto domino. Il 27 luglio, appena 16 giorni dopo la loro nomina, Paolo Maldini e Leonardo rassegnano le dimissioni dalla FIGC. 16 giorni, il risultato è clamoroso, saltano contemporaneamente il direttore tecnico e il suo advisor. È il tempo che separa la nascita del nuovo progetto tecnico dal suo completo fallimento. Per molti osservatori, la decisione di fermare Pirlo rappresenta anche una sconfessione dell'autonomia tecnica concessa a Maldini. Chi è che comanda davvero? Come se non bastasse, nello stesso giorno si verifica un'altra coincidenza destinata ad alimentare ulteriormente il caso. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli inserisce diversi domini riconducibili a Fonbet nell'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia, disponendone l'inibizione insieme ad altri centinaia di siti privi di concessione, in parole povere li oscura. Ma è importante dare le giuste informazioni. L'oscuramento non viene disposto a causa di Andrea Pirlo, rientra in un aggiornamento più ampio dell'elenco degli operatori non autorizzati pubblicato dall'ADM. Il tempismo però è impressionante. Lo stesso giorno in cui Pirlo perde la panchina della nazionale, il marchio al centro della vicenda viene oscurato sul territorio italiano. Interviene persino l'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, che critica il trattamento riservato a Pirlo parlando di una forma di cancellazione nei confronti di chi aveva collaborato con un'azienda russa. Eppure, nel giro di pochi giorni la sua vicenda diventa essa stessa un caso politico e perfino diplomatico. Il 28 luglio la FIGC decide di voltare definitivamente pagina. Vengono annunciati Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale. Poco dopo vengono raccontati dai media anche alcuni pensieri del presidente Malagò nei confronti degli ormai ex dirigenti Maldini e Leonardo. Dopo Guardiola non ti puoi presentare con il nome di Pirlo.
E adesso entriamo nella parte in cui analizziamo le varie incongruenze e contraddizioni che fanno realmente capire come le narrazioni che vengono raccontate al pubblico siano state messe in giro per far credere una cosa, quando invece è un'altra, per proteggere un sistema marcio. Il caso Pirlo non è un caso di calcio scommesse. Quello che il sistema vuol far uscire verso la gente è questo. Il CT rappresenta ufficialmente il calcio italiano e uno che è legato ad una società di scommesse russa, in un contesto storico assolutamente condannabile, vista la guerra contro l'Ucraina, non può rappresentare l'Italia. Anche se, come ribadito spesso, Pirlo ha un rapporto con Fonbet esclusivamente commerciale. Paolo Maldini viene chiamato in federazione per rifondare la nazionale, gli viene affidato il compito di costruire un nuovo progetto tecnico, di scegliere un CT e di restituire credibilità a un sistema reduce dal terzo mondiale consecutivo mancato. Maldini individua in Andrea Pirlo il profilo sul quale ricostruire il nuovo ciclo, la trattativa procede, è tutto fatto, poi all'improvviso tutto si ferma. Anche se Guardiola e Ancelotti hanno dato due di picche e possiamo parlare dei problemi di comunicazione che ci sono stati da parte dei dirigenti, perché era un po' una morte annunciata il no di Guardiola e Ancelotti, soprattutto perché Ancelotti era già legato con il Brasile, ma quando Malagò ha nominato Maldini e Leonardo non aveva mai parlato di altri allenatori? È molto strano che si sia arrivati a scegliere alla cieca, la tier list era nota, la sapevamo anche noi, e c'è qualcos'altro sotto a tutta questa storia. In parole povere, il sistema non voleva Andrea Pirlo. Tecnicamente era una scelta sbagliata di principio, siamo tutti d'accordo, ma sono più i dubbi che sorgono dopo la quasi nomina da CT. Se questi elementi di Fonbet non erano mai saltati fuori, perché diventano decisivi soltanto all'ultimo momento? Perché nessuno li considera quando la candidatura prende forma? Per me il caso Pirlo racconta qualcosa di molto più grande di una semplice sponsorizzazione con Fonbet. Racconta di un sistema calcistico che continua a dare l'impressione di essere incapace di prendere decisioni con chiarezza e responsabilità. Troppo spesso il calcio italiano dà l'impressione di essere un sistema che reagisce invece di programmare, che rincorre gli eventi invece di anticiparli. Un sistema che a mio giudizio appare ancora troppo legato a logiche del passato, dove gli equilibri interni, i rapporti di forza e la tutela delle posizioni acquisite sembrano avere un peso enorme nelle decisioni. Che Andrea Pirlo fosse o meno l'uomo giusto è quasi diventato un dettaglio, perché la vera sconfitta, almeno dal mio punto di vista, è l'immagine restituita del sistema. Un sistema che avrebbe dovuto trasmettere competenza, programmazione e autorevolezza e che invece ha dato la solita impressione, quella che specchia un paese arretrato, fatto di inciuci, di attaccamento alla poltrona e incapace di modernizzarsi. Quello che possiamo osservare è il risultato finale. La prima scelta tecnica di Maldini viene bocciata, il rapporto di fiducia con la presidenza si rompe e lui decide di dimettersi dopo appena 16 giorni. E Paolo Maldini non scende a compromessi. Discutibile sicuramente la scelta di voler eleggere Pirlo, ma una volta che ha capito che il sistema non sarebbe voluto cambiare, senza dargli quella famosa carta bianca che avrebbe usato per rifondare e rivoluzionare il calcio italiano nei prossimi 15 anni, ha detto no, basta, io me ne vado, non si può ragionare. Perché la scelta del CT era solo la ciliegina sulla torta. Forse era la scelta meno complicata da fare, perché i compiti più difficili sarebbero stati quelli di rifondare tutto il sistema, a partire dai giovani, dalle infrastrutture, la burocrazia e tutto quello che sappiamo. Maldini rappresentava una figura con un enorme peso sportivo, una forte autonomia e soprattutto una visione. Aveva accettato un incarico per costruire un nuovo ciclo, ma il suo progetto si è scontrato quasi immediatamente con altri livelli decisionali della federazione, perché appena hanno visto la scomodità che crea un personaggio di un certo calibro, l'epilogo è sempre lo stesso. Questo non toglie la fiducia ai nuovi arrivati, Mancini, Ranieri e a tutto il nuovo staff, sperando che il calcio italiano possa risorgere e tornare a gioire nei prossimi anni, soprattutto a livello mondiale, dove merita di stare, ma probabilmente uno come Paolo Maldini non ce lo meritavamo.